Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di agosto 2023. Abbiamo il carro, amici della bilancia. Cambi di posizione, quindi viaggi, trasferimenti, traslochi, spostamenti. Cambio di direzione magari in una situazione o in una relazione, o perché no, semplicemente si effettua una scelta. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia mail che vedete anche qui, quindi nel caso mi vogliate contattare potete scrivermi un'email. E se per caso avete già il numero di telefono vi comunico che non ho WhatsApp in questo periodo, quindi potete mandarmi un SMS classico. Allora, partiamo con un 4 di spade al contrario, un 4 di coppe, un 5 di coppe. Oh wow ragazzi! Un 2 di coppe, il mondo, vediamo un po', 10 di spade e regina di spade. Wow! Ragazzi, questo 4 di spade un po' pesa, 4 di spade, 4 di coppe, sento che c'è bisogno di guarire qualche cosa, c'è qualche... ho come la sensazione che abbiate normalizzato qualche cosa all'interno della relazione o della situazione. Non vi sento bene nella terza settimana di agosto, sinceramente. C'è questo 5 di coppe, è come se foste focalizzati su quello che avete perso, sulle ferite che avete accumulato, su... Sì, su quello che non vedete. È come se foste focalizzati sul bicchiere mezzo vuoto in questo periodo, vi dirò. E vedendo questo 2 di coppe è facile che ci sia una sorta di instabilità all'interno di una relazione, o se siete single perché non avete una relazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, queste poi le guardiamo direttamente dopo. Andiamo a vedere questo 4 di spade. Eremita, sensazione di solitudine e la stella. Dunque, io qui ho la sensazione che qualcuno si stia un po' troppo crogiolando in questa situazione, cioè un po' come... Il 4 di spade, ragazzi, è la carta del masochista. Perché? È una persona che è cosciente che la situazione che sta vivendo non gli fa bene, che non è sicuro, che non è nutritiva per lui, però è talmente faticoso fare un passo, spostarsi di lì, ricominciare, che piuttosto che far la fatica per poter poi star meglio, resta in quella situazione perché comunque è una situazione che si sa gestire. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 10 di spade. 10 di spade. Sette di coppe imperatore. Ragazzi, qui ho come la sensazione che non vogliate vedere che la relazione che state vivendo non è stabile.
che siete da soli all'interno della relazione che state vivendo, e se non state vivendo nessuna relazione, cosa state facendo per uscire? Perché comunque si inizia col 4 di spade, si inizia con la carta del masochista, eh. C'è qualcosa qui che vi fa sentire isolati o da soli, però è qualcosa che non volete vedere, non che non vedete. Andiamo a vedere il 5 di coppe. È come se aveste bisogno di essere consolati per certi versi. 3 di bastoni. Dieci di pentacoli. Sì, ho come l'idea che se siete single è come il perché io non riesco a creare una relazione stabile, dove devo andare per creare una relazione stabile, dove devo andare a cercare questa donna o questo uomo. Ragazzi, per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che si perde un'occasione di viaggiare, di fare un viaggio e magari proprio di incontrare questa persona, la persona che vi interessa, insomma. Andiamo a vedere il 2 di coppe, vediamo chi o cosa rappresenta. 7 di bastoni e 9 di spade, scusate. Di nuovo, il 7 di bastoni è la carta della lotta solitaria. È come se foste un po'... Non lo so, da un lato ho come la sensazione che siete voi che non volete, che siete talmente abituati a stare in questa situazione che non volete cambiare, dall'altra è questione di solo riprogrammare la testa, perché qui è tanto pesante, ci sono tanti sentimenti, tanti pensieri pesanti. Vi dico, le cose poi cambiano, eh? C'è proprio un cambio di rotta nella seconda parte della lettura perché abbiamo il mondo, quindi c'è un compimento, c'è il raggiungimento di un risultato, c'è qualche tipo di completamento che arriva. Andiamo a vederlo. Giustizia al contrario e 9 di pentacoli. Ragazzi, normalmente quando arriva al mondo sono cambi positivi, sono cambi veloci, ma vi devo dire che essendoci questa giustizia al contrario, l'unico risultato bello che mi viene in mente, se state aspettando un divorzio, vi dico che questo divorzio arriverà alla fine di separazione, scissione di contratto, quello che è alla fine di agosto c'è questo tipo di, diciamo, inizio chiusura, perché poi abbiamo anche il 10 di spade, però è ancora qualche cosa che vi vincola. Andiamo a vedere il 10 di spade. Qui comunque col 3 di bastoni c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di, sì, di cercare oltre. Allora, il 10 di spade è spiegato dalla regina di denari al contrario e da un fante di spade. Qui ho come la sensazione che, allora, se siete in una relazione ed è il caso in cui vi sentite soli all'interno della relazione, magari avete normalizzato un certo tipo di sofferenza,
Qui è come se succedesse qualche cosa, potrebbe essere un'apparente ingiustizia di coppia, ma una giustizia divina per voi. Ho come questa sensazione. Come se potesse succedere qualche cosa che... Non lo so, guardate, potrebbe anche essere, se siete senza lavoro, che ci sia una sorta di lavoro nuovo per voi come dipendente e questo rompa gli equilibri che si sono formati fino ad adesso. Sta di fatto che con questo 10 di spade alla fine si chiude questo periodaccio, ok? Si chiude a fine agosto, si comincia a diventare osservatori, si comincia, io dico sempre che la regina di pentacoli quando è il contrario deve iniziare a tenere le mani un po' conserte, iniziare a pensare un po' di più a sé, invece di essere sempre lì predisposta per gli altri. Andiamo a vedere la regina di spade perché la regina di spade è colei che taglia, ha la spada. Taglia le cose che non servono più e mette delle nuove regole. Ok, 3 di coppe, nuovamente la regina di spade e cavaliere di pentacoli. Si tratta di ricostruire questo equilibrio passo dopo passo, di non sottovalutare più così tanto certi tipi di sofferenze, certi tipi di atteggiamento. Da qui in avanti si fa seriamente, ok? Quindi basta giocare. Il carro qui, ragazzi, è perché vi dice che è ora di dare una direzione a questa relazione o a questa situazione, ok? Se è vero che vi sentite così e lo fate presente all'altro, e l'altro comunque magari prima non se ne poteva, non se n'era accorto, ma una volta che lo sa non può più far finta di niente, quindi qui bisogna cambiare un po' la rotta della relazione. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Separazione, e ve la metto qua vicino alla giustizia al contrario che normalmente parla di rottura di contratti. E parla anche di qualcuno che vi sta pensando, a cui mancate o che vi manca. Parla anche di un po' di tristezza. E poi invece abbiamo una carta completamente contraria perché dice mi piaci. Qualcuno, voi piacete a qualcuno. È come se vi mettessero un po' in allerta sul trovare divertimento, sull'incontrare gente. Qui abbiamo un cavaliere di pentacoli. Che non è detto, ragazzi, che debba essere sempre incontro qualcuno perché è l'uomo o la donna della mia vita. Può anche semplicemente essere conosco una persona che mi fa ridere a crepapelle per una sera e mi riempie il cuore di gioia. Ecco, ok? Va bene, andiamo ancora a vedere una fatina per vedere che cosa hanno da dirvi. Quindi potrebbe esserci una separazione da un lato, perché qui comunque la situazione è pesante, la giustizia arriva, e vi dirò che dopo che arriva questa giustizia ci si inizia un attimino a guardare intorno verso fine agosto e ragazzi potrebbe arrivare questo cavaliere di pentacoli, ok? Dipende un po' dalla situazione che state vivendo. Per me è difficile fare tutti gli esempi per tutti, mi perdo anche certe volte, quindi cercate ehm, di adattare voi la lettura, insomma. Ok, andiamo a vedere. Quante? Autenticità, e qui la fatina si toglie la maschera, ok? Quindi qui si tratta di essere autentici con voi stessi, di riconoscere chi siete, quello di cui avete bisogno e non quello che gli altri si aspettano o gli altri, quello di cui gli altri hanno bisogno. Poi abbiamo coerenza, bellissima carta anche questa, e qui fa vedere una fatina che si guarda allo specchio, tipo siate fedeli a voi stessi, al vostro cuore. Wow, poi abbiamo anche rivelazione e qui può essere vista in due modi. La rivelazione può arrivare attraverso la lettura, ok? Quindi attraverso delle informazioni scritte, oppure ha anche il terzo occhio aperto. Quindi possono essere delle rivelazioni, delle intuizioni che arrivano. E qui avete anche la stella
che parla di canalizzazioni, ragazzi. È come se voi intuitivamente sapeste che cosa dovete fare, ma è un po' duro accettarlo, probabilmente. È un po' duro fare questo cambio. Wow, inizio. Ragazzi, qui si prospetta un nuovo inizio, ok? Avete solo bisogno di fare anche un compromesso con voi stessi e dire no, ok, metto un paletto, da qui basta. E che diventa difficile rendersi conto quando la sofferenza è troppa, quando si è troppo abituati a viverla. Si normalizza, come vi dicevo all'inizio. Va bene, ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un like, con un commento, con una condivisione. Mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Se avete piacere potete anche fare una donazione o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!